Ciao a tutti, io sono Francesco Saviano e vi do il benvenuto sul canale 3D Skill Up. Qui condivido tutorial, consigli e trucchi riguardanti il mondo della modellazione 3D e di Blender. E oggi vi mostrerò come cancellare vertici, spigoli e facce di un oggetto 3D con Blender. Nel corso di questo tutorial esploreremo diverse tecniche per eliminare, dissolvere e modificare vertici, bordi e facce in Edit Mode con Blender. Queste tecniche sono fondamentali per chiunque ha le prime armi e voglia migliorare le proprie abilità nella modellazione 3D. Se trovate questo video utile, vi invito a iscrivervi e a cliccare sul pulsante mi piace qui sotto. Questo mi aiuterà a far crescere il canale e a produrre ulteriori contenuti di qualità per voi. E ora, senza ulteriori indugi, iniziamo con il tutorial. Per eliminare un vertice entriamo in Edit Mode con il tasto Tab e passiamo alla modalità di selezione dei vertici qui nel layer o premendo il tasto 1. Ora selezionate il vertice che desiderate eliminare facendo clic su di esso con il tasto sinistro del mouse. Per eliminare il vertice selezionato premete il tasto X e scegliete l'opzione Vertices nel menu a discesa. Il vertice verrà eliminato insieme a tutti i bordi e le facce ad esso collegati. Per eliminare un bordo passate alla modalità di selezione dei bordi sempre da questo menu oppure premendo il tasto 2. Selezionate il bordo che desiderate eliminare facendo clic su di esso con il tasto sinistro del mouse. Premete il tasto X e scegliete l'opzione Edges nel menu a discesa. Il bordo verrà eliminato insieme a tutte le facce ad esso collegate, mentre i vertici rimarranno intatti. Per eliminare una faccia passate alla modalità di selezione delle facce nella barra degli strumenti o premendo il tasto 3. Selezionate la faccia che desiderate eliminare facendo clic su di essa con il tasto sinistro del mouse. Premete il tasto X e scegliete l'opzione Faces nel menu a discesa. La faccia selezionata verrà eliminata mentre i vertici e i bordi rimarranno intatti. A questo punto del tutorial vorrei ricordarvi che oltre a questa spiegazione passo passo ho creato un timelapse completo che mostra il processo di modellazione e texturing del modello 3D di Cold Dragoon ottimizzato per i videogame che vedete qui nella 3D viewport di Blender. Il video del timelapse vi darà un'idea più chiara di come applicare le tecniche di eliminazione e dissolvenza di elementi che stiamo imparando in questo tutorial, in un contesto più ampio e complesso, specificamente per creare modelli 3D adatti all'uso dei videogiochi. Troverete il link del video del timelapse nella descrizione qui sotto. Vi consiglio di darci un'occhiata per avere una visione d'insieme di come queste tecniche possono essere utilizzate nella creazione di modelli 3D realistici, dettagliati e ottimizzati per i videogiochi. Se desiderate eliminare solo i bordi e le facce, senza eliminare i vertici, selezionate gli elementi che desiderate rimuovere e premete il tasto X. Nel menu a discesa scegliete l'opzione Only Edges e Faces per eliminare solo i bordi e le facce selezionati, lasciando intatti i vertici. Se volete eliminare solo le facce senza rimuovere i vertici e i bordi, selezionate le facce e premete il tasto X scegliendo l'opzione Only Faces nel menu a discesa. L'eliminazione di solo bordi e facce o solo facce è utile in varie situazioni, come la pulizia della geometria, la creazione di superfici aperte, l'apporto di modifiche localizzate e la preparazione per modifiche topologiche più complesse. Questa opzione vi consente di rimuovere bordi o facce indesiderati senza alterare la posizione dei vertici o la struttura complessiva dell'oggetto, offrendovi un maggiore controllo durante il processo di modellazione 3D. Vediamo ora come dissolvere gli elementi iniziando dalla dissolvenza dei vertici. Per dissolvere un vertice passate alla modalità di selezione dei vertici, selezionate il vertice e premete il tasto X scegliendo l'opzione Dissolve Vertices. Questa azione dissolverà il vertice selezionato mantenendo intatti gli altri bordi e facce ad esso collegati. Il risultato sarà una superficie continua senza il vertice selezionato. Per dissolvere un bordo passate alla modalità di selezione dei bordi, selezionate il bordo che desiderate dissolvere, quindi premete il tasto X e scegliete l'opzione Dissolve Edges. Il bordo selezionato verrà dissolto creando una superficie continua tra le facce adiacenti senza bisogno di eliminare i vertici collegati. È possibile selezionare un intero Edge Loop premendo Alt più tasto sinistro del mouse e quindi dissolverlo. Possiamo dissolvere più rapidamente usando lo shortcut CTRL più X, ad esempio dissolvere Edge Loop in questo modo è utile per ridurre la geometria.
Per dissolvere una o più facce adiacenti, passate alla modalità di selezione delle facce, selezionate le facce che desiderate dissolvere, quindi premete il tasto X e scegliete l'opzione Dissolve Faces nel menu a discesa. Le facce selezionate verranno unite in un'unica faccia, creando una superficie più ampia e continua. Anche questa opzione è particolarmente utile quando si desidera semplificare una geometria complessa. Il collasso di bordi e facce è una tecnica utile per fondere vertici, bordi o facce vicini in un singolo elemento, semplificando la geometria del modello 3D e alterando il flusso della topologia. Per utilizzare questa funzione seguite questi passaggi. Passate alla modalità di selezione appropriata per vertici, bordi o facce, a seconda di quali elementi desiderate collassare. Selezionate gli elementi che desiderate fondere insieme facendo clic su di essi con il tasto sinistro del mouse, tenendo premuto il tasto Shift per selezionare più elementi. Premete il tasto X per aprire il menu delle opzioni di eliminazione e quindi scegliete l'opzione Collapse Edges and Faces. Gli elementi selezionati verranno fusi insieme in un singolo elemento. In questo tutorial abbiamo esplorato diverse tecniche per modificare e cancellare vertici, bordi e facce con Blender, la dissolvenza di elementi e il collasso di bordi e facce. Queste tecniche sono fondamentali per la modellazione 3D e vi permetteranno di avere un maggiore controllo sulla geometria e la topologia dei vostri modelli. Vi invito a condividere il video e a lasciare commenti con domande o suggerimenti. Se avete trovato questo tutorial utile, condividetelo con i vostri amici e colleghi. Grazie ragazzi, alla prossima!